Era davvero tanto tempo che mancavo dal mondo del motard, quindi non potevo tornare con un progettino qualunque. Ho comprato questa CRF 450R del 2021 e prontamente ho fatto immatricolare con una tripla omologazione nell'arco di una settimana. L'idea era di non portare un semplice upgrade alla moto trasformandola a motard, ma facendo un vero e proprio prototipo ad utilizzo stradale. Portare un mezzo da gara, preparato gara su strada, questa bellissima idea di mettere in piedi questa sfida, l'abbiamo finita, è stata una cosa stupenda. Ciao, sono Alberto Surra, pilota Moto3 mondiale e anche pilota da quest'anno Supermotard con il Team Gazza. Samuele col Team Gazza hanno fatto questa collaborazione che è una moto del mondiale, quindi una moto già kittata per il Supermotard, a riportarle in una moto stradale e appunto hanno messo sospensioni, scarichi, queste cose qui per avvicinarlo un po' più al mondo del supermotard pista. L'unica cosa che dal progetto passato del mio 4,5 KTM ho riportato in questo CRF sono stati i cerchi. Infatti io già montavo i Faba e mi erano piaciuti tantissimo e di conseguenza ho detto perché non montarli anche su questo progetto qua. In effetti Max monta quelli sulle sue moto da competizione e quindi abbiamo deciso di mantenere le lame Faba per completarle invece con due mozzi, rispettivamente per l'avantreno Cobra e per il posteriore Kite. Li apprezzo tantissimo perché essendo neri opachi hanno un effetto sulla moto che tendenzialmente più lucida, è spettacolare, rendono il tutto complessivamente veramente armonioso e molto bello. Per ciò che riguarda le piastre, abbiamo equipaggiato una piastra di nostra produzione, tutto quanto il materiale è fatto qui in Italia con un offset a 15, il piedino siamo a 25. Lavoriamo con Onis, con Andreani, un'azienda storica che dal 91, quando aprì, io lavoro ormai con Beppe, già ormai mi fa anche effetto dirlo, mi sembra una vita, del 91. Usiamo materiali con questi nuovi sistemi che fornisce, TTX il suo dietro, davanti invece con queste cartucce sono un'opera d'arte. Noi acquisteremo 27 moto l'anno grosso modo, quindi facciamo un turno di forcelle veramente importante, non abbiamo un cliente, un pilota che non sia soddisfatto. I 30 anni che lo aspettiamo, in realtà avevo ragione, è nato parafango carbonio flessibile, cose fino per ciò che mi riguarda ieri non era conoscenza. Normalmente si tende ad utilizzare un impianto frenante monodisco Brembo, accostato che sia. Abbiamo deciso insieme a Max di montare su questo progetto qua in particolare lo stesso impianto frenante che lui utilizza nel mondiale. È un PZ5 Cobra. Oltre ad essere esteticamente spettacolare secondo me, anche a livello di utilizzo, a livello di ciclistica è uno step sopra gli altri. Equipaggiato un doppio disco delle PZ5 Cobra, cartucce TTX, un mono dedicato posteriore, tutto quanto è lavorato,
e 2 ruote appunto verso lo stradale, ma comunque sempre con una linea racing, 17 davanti, 500 posteriore. Nel progetto che avevo precedentemente fatto avevamo preso le sospensioni originali, le avevamo ritarate da Motard. Questa volta, per fare la differenza, abbiamo deciso di sostituire completamente l'impianto con 2 cartucce All-in CTX davanti e un mono preparato dietro. La differenza è abissale, contando il fatto che, per dire, io nemmeno sul Panigale ho delle All-in CTX come cartuccia. Sono il non plus ultra della competizione a livello di sospensioni. Abbiamo appunto equipaggiato questo CRF con tutto un insieme di tecnologie e materiali che tutti del racing sono nel civile. È stata una cosa carina vedere le facce delle persone che hanno provato questo CRF qua, che avevano un'idea di cosa poteva essere, ma non credevano appunto fin quando l'hanno provato che cosa è successo in questi anni. Abbiamo fatto una moto con dei dettagli importanti dal punto di vista ciclistico, ovviamente. Un motore, l'unica cosa che non abbiamo sviluppato tanto, perché appunto su strada era una cosa un po' delicata, abbiamo curato molto la ciclistica per avere appunto un mezzo che scarica bene la potenza, sicuro e anche affidabile. STM abbiamo una collaborazione da anni e siamo molto contenti per il prodotto e qualità-prezzo, penso che sia imbattibile. Un limite enorme che ho trovato in numerosi motardi che ho provato e che avevo negli anni è stata la frizione antisaltellamento. Non essendoci di default su questo genere di moto, nel momento in cui le converti stradali facendo le motarde, ti accorgi tantissimo di che limite abbiano nel momento in cui affronti una curva ad alta velocità e ti inserisci in una curva ad alta velocità. La frizione antisaltellamento cambia completamente il gioco. Eravamo lì e Max mi ha proposto questo cutter lavorato che esteticamente secondo me è una bomba, verniciato con delle particolari vernici che resistono al calore, al graffio, agli urti eccetera eccetera. Esteticamente è uscito fuori un blocco che dice la sua, ecco. È proprio impressionante da quanto una moto da cross standard può arrivare a delle performance così nel motard, e quindi con sospensioni Ollins e tutto, forcellone, fare tutto un pacchetto veramente, cioè, quasi da prototipo, anzi da prototipo. Quindi lontanissimi dalla cassa filtro convenzionale, quindi una porta da aria molto importante, quindi anche il sound molto divertente, una moto che a sentire le moto, insomma, a noi appassionati è veramente un piacere.
serbatoio in termini di performance. Grazie a esso riusciamo ad avere delle temperature benzina più basse e questo fa sì che il motore ne giova 100%. In caso di incidenti, successo in passato, grazie ai trattamenti che il CMT ha portato riusciamo comunque a terminare le gare, perché tutto quanto viene tenuto all'interno del serbatoio stesso grazie a questi appunti trattamenti che arrivano dal motorsport legato a Dakar in questo contesto. Questa moto qua ha di bello che c'ha sia la ciclistica che il motore, che sotto è molto modulabile, però sopra non ha fine, ha veramente un motore bellissimo da guidare e in più ha una guidabilità perfetta. Abbiamo messo appunto questo scarico da Termignoni, che è un scarico in titanio collaudato e sviluppato da Termignoni stessa, tutto in titanio, 28 quindi anche del peso, a livello prestazionale tantissima roba. Io vedendo la moto di Samuele sono stato veramente stupito, perché questi pezzi di CMT sono veramente belli, sono curati. Questi pezzi ce li avevo sul flat track, su uno Yamaha, però vedendo la moto di Samuele sul CRF tutta chittata al top, è veramente bella, affascinante e mi piacerebbe averla anche per me una moto così, però dai, speriamo un giorno.